Welcome to Italics, television for the Italian-American experience. I'm your host, Anthony Tamburri. In commemoration of the 500th anniversary of Giovanni da Verrazzano's discovery of New York's harbor, we spoke with Luigi Cappellini, founder of the Verrazzano Foundation. Cappellini visited New York to participate in the presentation of Marco Agge's book, Giovanni da Verrazzano, Navigator and Gentleman, hosted at the Italian Cultural Institute. Furthermore, on April 17th, at the foot of his statue in Battery Park, we joined the celebration of the 500th anniversary of Giovanni da Verrazzano's exploration of the east coast of North America. Cominciamo con lei, la sua presenza è qui, perché innanzitutto c'è la Fondazione Verrazzano. Ci dica un po' della fondazione. La nostra fondazione nasce dal lavoro che fecero i nostri nonni, mio padre, con le autorità locali italiane, quando ci fu l'opportunità di battezzare il ponte a New York. Quindi da quel momento noi abbiamo sempre, festeggiato questo personaggio, abbiamo sempre creato attività per ricordare questo grande personaggio e poi piano piano ci siamo strutturati. È nato un centro studi e poi in realtà questa è stata una mia iniziativa quando mio padre è morto. Io ho voluto onorare la sua attività in onore di Giovanni da Verrazzano creando una fondazione. Quindi abbiamo la Fondazione Giovanni da Verrazzano che ufficialmente, con naturalmente il patrocinio della Regione Toscana, del Comune di Firenze, del Comune di Greve naturalmente, e anche del Consolato americano, ci sostengano per questo. Quindi noi siamo qui per ricordare questo grande personaggio. Verrazzano è un vero erede del Rinascimento, lui, no? Questo spirito dell'avventura, questo spirito, anche tra virgolette laico, in un certo senso. Laico forse è un termine che va un pochino oltre. Direi, che interpreta un modo nuovo di essere religiosi, quindi interpreta bene il neoplatonismo fiorentino del Cinquecento. Quindi è una persona che mette al centro delle sue attenzioni l'uomo, e quindi questo sarà molto bello quando noi racconteremo la sua navigazione, il suo modo anche di relazionarsi agli altri. Questo animo è molto presente, molto bello. Ma la cosa più semplice è quella di andare a vedere le fonti, il racconto, perché Giovanni da Verrazzano, nelle sue navigazioni, ci ha lasciato un racconto, delle lettere, e quindi andando a leggere Verrazzano, si capisce Verrazzano. Verrazzano può essere il miglior interprete della sua storia. E c'è una lettera qui negli Stati Uniti, se non sbaglio, proprio qui a New York, al Morgan Pierpont Library, vero? Sì, professore. Giovanni da Verrazzano ricorda il suo viaggio scrivendo questa lettera, o meglio, scrive 3 lettere. Quella più importante è quella che oggi è custodita alla Morgan Library. Perché? Perché è una lettera che è stata scritta appunto a un segretario, ma riporta delle annotazioni di proprio pugno di Giovanni da Verrazzano. Quindi rispetto alla lettera, per esempio, che abbiamo in custodia a Firenze, questa che è qui a New York ha queste annotazioni personali di Giovanni da Verrazzano. La terza lettera è invece andata persa ed è stata invece alla base della pubblicazione del Ramusio, che è questa opera fondamentale per le scoperte del Cinquecento, che fu edita a Venezia nel 1565, che noi custodiamo al Castello di Verrazzano. Bene. Quello che però siamo felici di poter dire è che oggi la lettera principale è custodita in maniera molto accurata, quindi la Morgan Library sa esattamente il valore del documento che possiede. Io stesso sono stato a vederla e naturalmente sono stato perquisito, mi hanno fatto mettere giustamente i guanti e quindi sono dispiaciuto che non sia a casa mia, ok?
però sono sereno che è custodita bene. Sì. E quindi lì avete praticamente un fondo di tutti gli studi, eccetera, Sì, che esattamente. sono stati scritti, ma la gente può accedere al fondo, può... Assolutamente, diciamo che la Gli nostra... studiosi, per esempio, sì. Assolutamente, la nostra diciamo, missione è quella di divulgare quello che possiamo, la memoria del navigatore, si può accedere, ovviamente bisogna prendere un appuntamento e avere diciamo, dei titoli, per ragioni di sicurezza bisogna diciamo, mandare un curriculum, ma Sì. è naturalmente aperta e gratuita. Sì. Prima ha fatto una bellissima, diciamo un bellissimo paragone fra il mondo del Cinquecento e il mondo del 1969, no? Cioè no, la corsa alla Luna, diciamo, del 69. Secondo me è un gioco, Sì, naturalmente, però molto pertinente, eh. perché secondo me nel 1500 accadde un po' questa corsa come Sì. negli anni 60 scatenò le due grandi superpotenze per arrivare sulla Luna, Sì. America e Russia in quel momento. In quel periodo invece c'era la Francia e la Spagna ed è interessante perché anche lì c'erano due realtà socio-economiche, culturali completamente diverse. E quindi ritroviamo anche un animo, diciamo, francese vicino alla Firenze del Rinascimento in Giovanni da Verrazzano e anche Vespucci, direi, mentre Colombo, Cortez e gli altri hanno un po' uno stampo un pochino più spartano, diciamo. C'erano due mondi culturali diversi. Sì. E noi abbiamo simboli di tutte e tre, cioè il nome America, il ponte Verrazzano e c'è la statua di Colombo, tutto qui. Ma basta pensare una cosa, io vorrei ricordarlo. La lingua italiana, cioè Giovanni da Verrazzano scrive al re Francesco I di Francia in italiano. Sì. Era la lingua ufficiale della scienza. Sì. Ma infatti una collega tanti anni fa, sociolinguista, mi ha detto che con Venezia, Genova, queste grandi città, no, della navigazione, che nel Seicento la lingua, diciamo, dell'economia internazionale era italiano. Questo è una cosa che noi dovremmo sempre ricordarci con grande orgoglio. Ecco. Sì. Diciamo, noi italiani dobbiamo ricordarci la nostra grandezza più spesso. Sì, e qui un po' dimentichiamo un po' questo fatto cioè per la grande immigrazione italiana qui negli Stati Uniti, cioè a un certo punto l'italiano nell'Ottocento è una lingua di cultura, no? Io dico sempre che nell'Ottocento abbiamo tipo 90 traduzioni dall'italiano all'inglese della Divina Commedia, cioè che bisogno c'è di 90 traduzioni diverse, no? Però ecco, per l'interesse diciamo in Dante eccetera. Poi magari con l'immigrazione perdiamo un po' quello perché ci sono tanti immigrati che parlano dialetto eccetera, ma poi nel Novecento, 1920-30 diventa poi ancora una lingua di cultura, sì, sì. E credo che ci siano dei modi anche, diciamo, di incuriosire le persone e quindi, diciamo, il aprire le biblioteche, anche appunto ci sono dei momenti anche che la storia ci fa chiudere il nostro mondo all'erudizione, ma dobbiamo essere noi, diciamo, a proporci con i linguaggi più giusti. Penso che questo sia un elemento che è stato alla base della nostra attività di quest'anno, perché noi abbiamo voluto fare un libro dove praticamente queste ricerche, questi dossier anche molto accurati, di un livello culturale molto ampio, finivano un po' per chiudersi negli ambienti, diciamo, dell'erudizione. Quindi abbiamo fatto quest'anno un libro che potesse divulgare il racconto di questo grande navigatore, ovviamente con una coerenza e una realtà scientifica molto accurata, ma riuscisse, diciamo, a farlo conoscere di più. Ecco. E avete fatto anche un'edizione in inglese? Abbiamo fatto anche un'edizione in inglese, questo è stato un grande sforzo, però volevamo che Giovanni da Verrazzano fosse conosciuto anche un po' di più anche qui. Questo libro è stato voluto da noi con la collaborazione dell'editore, anche un formato
economico facile, no? Inizialmente volevamo fare un libro importante, un libro celebrativo, con delle illustrazioni ricche, sarebbe stato forse troppo costoso. Abbiamo deciso di fare un libro anche di facile accesso. È un'idea perfetta, direi, perché appunto i libri grandi, che poi noi li chiamiamo libri da tavola, no? Cioè questi libri grandi sono belli, hanno delle fotografie, eccetera. Però questo è un libro che puoi prendere, ma se vai sull'autobus, vai sul treno, Sì. cioè, lo puoi leggere dovunque. Io mi auguro che ci saranno altri autori che vorranno fare altre cose, noi saremo pronti ad aiutarli, Sì. però questo è il momento, abbiamo sentito il bisogno che questo libro fosse esattamente così. Abbiamo trovato un autore appassionato, Sì. perché Marco Aghe è un giornalista di primo ordine, fama, sì. veramente innamorato del suo territorio, perché ricordiamoci che lui ha anche questo nome asburgico, ma è Sì. grevigiano, e quindi era la persona giusta. Sì. E quindi lui ci ha preso per mano questa idea e abbiamo... Lo studioso giornalista che già gode di un'ottima reputazione come giornalista, ha fatto un sacco di lavoro, un sacco di ricerche, perché ho dato un'occhiata al libro solo l'altro giorno, ho visto che una serie di fonti, cioè tantissime fonti che lui ha consultato, e quindi è un libro fatto veramente, diciamo, più rappresentativo, sarà forse quello per oggi più rappresentativo. E volevo chiederti un capitolo, perché ho visto il capitolo Navigatore e Gentiluomo. Sì. Navigatore e Gentiluomo, diciamo, riassume proprio il carattere di Giovanni da Verrazzano, Sì. perché lui naviga e quindi naturalmente è un personaggio che affronta anche un'avventura importante, perché ricordiamo che fra l'altro lui parte con 4 navi, c'è subito una tempesta, quindi questa tempesta gli distrugge 2 navi, gliene danneggia una terza, lui decide da solo, ok, di navigare nell'oceano. Quindi questo rappresenta anche proprio un profilo, diciamo dal punto di vista proprio dell'ardore molto importante, però diciamo traspare sempre anche una gentilezza d'animo in questo uomo avventuroso che è straordinaria, una gentilezza d'animo che si manifesta quando lui incontra i nativi. Quindi lui è una persona che si pone verso i popoli che trova in quella che oggi è l'America degli Stati Uniti, Sì. okay? E si relaziona sempre con curiosità, voglio dire anche umiltà, e lui dice amistà, amicizia. E questa è una cosa molto bella. E quindi l'autore ha scelto questa parola, gentiluomo, io credo che sia molto appropriata. Sì. Noi vogliamo che questo sia l'inizio di un avvicinamento al mondo di Verrazzano. Sì. Poi credo che la cosa più bella sia da questo, ma anche magari andare a leggere direttamente la lettera che lui Sì. ha scritto, che naturalmente in originale è depositata Sì. alla Morgan Library, però è disponibile alla nostra fondazione con un semplice click. Questo è il suo primo viaggio qui per quest'anno. Cominciamo adesso, no? Con le Sì, celebrazioni sì. di Verrazzano qui. Cosa c'è in ballo? Allora, naturalmente la fondazione ha come statuto, come oggetto, quella di favorire tutte le possibili iniziative, quindi noi siamo pronti a sostenere, ovviamente con i contenuti, con lo scambio di studi, ogni iniziativa per Verrazzano. Ugualmente noi in maniera diretta abbiamo previsto di accompagnare questo libro facendo delle presentazioni in collaborazione con naturalmente l'autore, favorire delle letture di questa lettera, quindi nelle nostre attività verrà presentato il libro e ci saranno queste letture che, ripeto, sono il momento più alto della conoscenza su Giovanni da Verrazzano. Sul nostro territorio sono previste delle attività a diverso livello, quindi delle attività nelle scuole, con dei seminari sostanzialmente Giovanni da Verrazzano, chi era costui, e quindi dove si racconta a più livelli Giovanni da Verrazzano, e delle attività che con diciamo, l'animo di Giovanni da Verrazzano si
scopre anche per esempio il patrimonio di musei minori locali. E poi c'è novembre, c'è anche cos'è, 1964 è quando si inaugurò il ponte Verrazzano, che purtroppo, come lei saprà, fino a un annetto fa era sempre scritto male. Dunque, Verrazzano Sì. e si scrive con 2 Z e Sì. 2 R. Anche se, diciamo, nello spelling si direbbe del 500, la seconda Z non c'era. Sì. Quindi se noi vogliamo vedere, per esempio, le mappe della Toscana, troveremo Arezzo oggi con 2 Z. Nel 1500 Era con una una Z. Z. Quindi diciamo che oggi è giusto scriverlo Sì. come si scrive oggi. Sì. Però all'epoca non fecero un grande errore. Io poi di formazione sono un professore di italiano, quindi io devo vedere Verrazzano con 2 Z, no? E quindi questo ragazzo di 26 anni a un certo punto è stato così insistente, no? con il comune, con la città di New York, che finalmente hanno detto vabbè, facciamo la correzione, correggiamo, sì, sì. C'è una cosa che magari potrebbe essere bello di dire. Quando noi fu fatto questo battesimo, ci fu un gemellaggio e quindi furono portate 4 pietre dal castello di Verrazzano, quindi nel monumento, nel memorial che c'è verso il forte, okay, il forte alla partenza del ponte, Sì. okay, ci sono 4 pietre del castello Del di Verrazzano. castello. Quindi questa fu una cosa molto bella e in realtà ci fu uno scambio e io mi ricordo che noi abbiamo dato omaggio delle pietre così, gli americani ci portarono delle pietre piccole. Ho detto, mamma mia, dice, non abbiamo fatto un buon affare. Però loro ci dissero, dice, guarda, dice, abbiamo portato delle pietre piccole, ma sono scelte in maniera intelligente. Infatti, se tu guardi le pietre che sono Sì. di New York, messe oggi al castello di Verrazzano, sono una bianca, una rossa e una verde. Quindi furono, diciamo, scelte in maniera molto affettuosa. Sì. Però le nostre erano molto più grandi. Senta, ci dica un po' del castello, perché i Verrazzano non ci sono più. No, Che allora. io non sapevo, devo dire onestamente che io, Allora. però tipo all'inizio dell'Ottocento finisce questa famiglia. Noi ricordiamo oggi giustamente Giovanni da Verrazzano e di lui si deve parlare, però ci sono tanti altri personaggi, Lodovico da Verrazzano, Girolamo, il cartografo, c'è stato un ministro delle finanze, Verrazzano. Poi la famiglia si estinse, ok, e praticamente il castello passò di mano a comunque un'altra famiglia molto importante, la famiglia Ridolfi, Sì. che è stata una famiglia che è stata un grande riferimento per la città di Firenze, ha fondato la squadra di calcio della Fiorentina, ok, ha fondato il Maggio Musicale, quindi una famiglia molto importante, finché poi nel dopoguerra questa famiglia, diciamo, non ebbe più fortuna e il castello andò un po' in disgrazia, diremmo oggi. E quindi mio padre, che ha una storia anche, direi, interessante, la sua fortuna, è stato emigrante in America, questa volta in America del Sud, tornando praticamente Dove è andato? in Brasile. Ah. E, tornando, lui sentiva, così mi diceva che sentiva la mancanza della sua Italia e della storia e quindi trovò questa proprietà che era bellissima, okay, che era in abbandono e quindi la comprò a, come si suol dire, a cancelli chiusi, quindi mio padre non aveva questa erudizione forse da comprendere anche la grandezza Di quello di quello che c'era dentro. Però l'ha comprata e l'ha voluta, diciamo, completa, si direbbe oggi, e poi piano piano io ho avuto invece la fortuna di spendere un pochino più di tempo sui libri e quindi ho messo insieme questo patrimonio e quindi la storia ormai l'ho detta all'inizio, c'è stato questo percorso, diciamo, di fondazione che oggi porta ad avere una bellissima collezione di riferimento per gli studiosi Giovanni da Verrazzano. Abbiamo delle riproduzioni di 2 mappe importanti, una ai Musei Vaticani e una di nuova attribuzione al Museo di Greenwich a Londra, quindi insomma, diciamo il patrimonio per uno studioso che ama Verrazzano è il paradiso, insomma. Sì.
Sì. Poi abbiamo il ritratto, diciamo, di Giulio Campi, che finalmente lo rappresenta non in armatura, perché nel 6-700 Giovanni da Verrazzano era raccontato in maniera fiera con l'armatura, però noi sappiamo che non era un uomo di armi, era un uomo, diciamo, di lettere, e quindi il ritratto di Giulio Campi, che lo rappresenta con il colletto di velluto, è un documento molto importante per noi. E poi avete ripreso anche la produzione dei vini. Diciamo che il castello di Verrazzano, appunto Verrazzano, Sì, Verrazzano. ok, è un luogo dove la famiglia ha avuto origine e che da sempre ha fatto attività economica impegnandosi in agricoltura, e ancora come all'epoca, diciamo, esiste questa attività di produzione di vino, di produzione di olio, che naturalmente in questo caso sostiene anche la fondazione. Sì. Quindi devo ringraziare anche l'attività, Sì. diciamo, legata al vino, Sì. del castello di Verrazzano. Certo Sì, che sì. è un vino ottimo, lo posso testimoniare io. Sicuramente. È un vino ottimo Sicuramente. ed è Chianti Classico, è nel cuore della zona di Chianti Classico. Quando una persona visita la nostra proprietà, non solo apprezza la collezione di Giovanni da Verrazzano, ma anche l'organizzazione agraria antica, per cui abbiamo delle sistemazioni idrauliche del 600, abbiamo dei terrazzamenti del 700, molto bello anche quello. Molto bello. C'è una storia anche dell'attività economica tradizionale ben presente, ben visibile, quindi è interessante sicuramente. Quindi lei è cresciuto nel castello o a Firenze? Io sono cresciuto nel castello, castello. quindi sarei alla fine un po' da Verrazzano anch'io. Sì, sì. Bene, io la ringrazio per il suo tempo e noi ci si vede a Firenze. Bene. Se sarà possibile sarò felice. My name is Angelo Vivolo, and I have the great privilege to present the members of the Italian American Leadership Forum who are here and are responsible for today's event. The founding members are the Columbus Citizens Foundation, National Italian American Foundation, the Order of Sons and Daughters of Italy in America, Unico National, and the National Organization of Italian American Women. They are the founding members of the ILF, and I'm so proud to be working with them for this great occasion today. You think about Italian history in this country, it all started with this individual. The courageousness of Verrazzano, an Italian, but supported by the French government, to just go on an expedition, to explore. He, like other explorers, apparently got a little lost, but we're glad he did, right? We're glad he ended up right here. And so, looking back, when you think about this great history, the Italians who come to this country and have settled here. And I will tell you this, I'm very aware of the challenges, especially in the late 1800s, 1900s, the challenges of the Italians who arrived here, how they were discriminated against, disrespected, denigrated, denied jobs. And it's interesting that my grandparents came when they were teenagers, fleeing great poverty as well, around the same time as many Italians came. There were also Irish need not apply signs as well. So my grandparents actually bonded with a lot of Italians in their commisery and the bond that's created that were just not being treated fairly. That's why Grandpa ended up being a migrant farm worker in South Dakota, because they would take the Irish. So eventually came back here. So I just want to say that that's steeped in all of our history. It's a history and a story we should never forget. And to think about our forefathers and foremothers who had to endure so much more than we do today. We stand on their shoulders. So we think about also the transformation of this area. There's no way Giovanni could have thought that this would ever happen. I mean, is he coming on his ship and seeing, forest land and lots of green and animals when they landed? This place is the most fascinating city on earth. Never forget that it all began here. All began with this individual 500 years ago, leading us on a path to where we are today. So with that, I want to just recognize and declare
April 17, 2024, the Giovanni Verrazzano Day across New York State. And Angelo, I'd love to present this to you. Grazie. Now, 500 years ago, the Italian explorer Giovanni da Verrazzano sailed from France into the bay behind us. He established peaceful relations with indigenous populations, and after further exploration, he finalized an unprecedented geographical map, which for the era was very, very important. If Cristoforo Colombo represents the historical bridge between the old and the new world, and Americo Vespucci gave his name to America, Verrazzano is the very symbol of the profound, long-standing relations between Italy and New York. Indeed, it was mainly the Italians who physically built up the city at the beginning of last century, facing lots of bias and discrimination, as the governor just recalled. And still today, Americans of Italian descent are probably the biggest ethnic group of New York City. Over 10% of the metropolitan area are of Italian descent, and they give a key contribution to the prosperity and vitality of this incredible city. In many regards, we consider New York City the most Italian city, for sure, of America, and probably one of the most Italian cities in the world, outside Italy, of course. So we can consider da Verrazzano as the first link, the first bridge, I would say, between Italy and this unique city. But I should be more precise. It was the first bridge between Europe and this city. In the 1520s, France was a rising power, headed by an ambitious king, Francis I, François I, Count of Angoulême. He wanted his country to stand out in every field of knowledge, so he surrounded himself with the best artists, engineers, architects, and explorers. He was not afraid to look for talent beyond the kingdom's borders, including in Italy. Verrazzano was among these promising young friends of France. Verrazzano was familiar with our country. He spent much of his youth in France as a merchant and built ties to trading circles in Lyon and Rouen. Above all, he was an experienced sailor. François I, who wanted to find a new route to trade with China, found in Verrazzano the captain he needed. He gave him a boat, La Dauphine, and a crew to lead an expedition from the French harbor of Le Havre, an expedition that would prove historic. On this very day, 500 years ago, this brave Italian explorer entered what would become New York Bay, sailing under the French flag. Verrazzano and his crew became the first Europeans to discover this amazing land. To pay tribute to the king he served, Verrazzano named it La Nouvelle Angoulême, the New Angoulême. Later on, our Dutch and English friends came through, so maybe the place have changed a bit since then, and La Nouvelle Angoulême became the great New York City. Thanks for watching this episode of Italics. I'm Anthony Tamburri. Arrivederci alla prossima puntata.